Ciao ciao, sono Angelo e questo è il secondo video di Q&A che faccio sul canale. Lo so che avrei dovuto fare la seconda parte del video in inglese, quella simil commentary, diciamo. Però volevo capire un po' da tutta la community, sia voi ragazzi della community italiana, sia da quelli dell'internazionale, se preferite che la seconda parte, ovvero quella in cui andrò a commentare tutte le domande che mi sono state fatte, quelle un po' più specifiche, diciamo, non quelle generali che ho coperto nel primo video, quelle un po' più specifiche che magari metterò anche in somma impressione, eccetera. Volevo sapere se preferireste vedere il video come il primo, ovvero in inglese, io che spiccico, diciamo, che cerco di arrangiarmi un po' nel parlare inglese e m- ovviamente tenendo qualche sottotitolo sempre in inglese perché per l'audio, vedi per il resto non si capisce. Tanto io sto notando cose orrende su... Madonna, quanto mi triggera il fatto che non è perfettamente centrale la coda. Madonna! Scusate, come stavo dicendo, se preferite un video di quel genere oppure se preferite cose come questo, ovvero io parlo italiano e metterò in questo video i sottotitoli in inglese, così anche quelli della community internazionale li possono capire. Un po' per vedere come magari ehm, postare o arrangiare i video in futuro, magari dopo quasi tutti i Q&A li farò tramite video con risposta e poi boh, magari se riesco a capire bene come fare, farò degli speed paint, o magari dei mini tutorial. Un sacco di voi mi hanno chiesto di tutorial per disegnare i veicoli, eccetera. Sarebbe una cosa carina, sarebbe una cosa carina. Mi piacerebbe. In questo video parlerò appunto delle domande che mi avete fatto voi ragazzi della comunità italiana e un po' come per quella storia delle domande in inglese cercherò di riassumere un po' in una prima parte le domande un po' generali che mi avete fatto, un po' su appunto sui social, un po' su Facebook, un po' su War Thunder Live, ma anche qualche domanda che mi è stata posta più e più volte dai ragazzi che mi sono venuti a trovare a Novegro. Non volevo innanzitutto ringraziare tutti appunto i ragazzi che sono venuti a Novegro i primi di aprile al Mod Lobby, dove sono stato ospite. È stato meraviglioso incontrarvi, è stata una bellissima esperienza. Ehm, poi voglio ovviamente ringraziare anche tutti voi in generale per seguirmi, per tutti i complimenti che mi fate, per tutti i mi piace, tutto il supporto che mi date. È davvero, diciamo che era una cosa che inizialmente quando ho iniziato a fare strisce non mi aspettavo un così grande riscontro, devo davvero ringraziarvi per questo. Cosa potremmo fare in questo primo momento in cui andiamo in giro e chiacchieriamo in maniera un po' generale? Cosa possiamo andare a giocare? Scusate innanzitutto se sentite magari ogni tanto cracchiare, è un rumore che ho visto che c'era anche nell'altro video, ma non ho un contatore Geiger sulla scrivania, sono semplicemente le mie cuffie che ogni tanto scricchiolano, si potrebbe dire. E là. Ok. Allora, cominciamo. Eh, Prima di tutto faccio di nuovo un discorso generale. Mi ripeterò magari rispetto a quello che ho detto al primo video che ho fatto, quello in inglese. Ma vedo che c'è un grande interesse per, appunto, per sapere come creo i, i fumetti e cosa mi ha spinto appunto ad avere l'idea dei carri armatini come protagonisti di un webcomic, diciamo.
Allora, il programma che uso, questa è una cosa che mi chiedete davvero in tanti, è Eclipse Studio Paint. E io l'ho presi tempo fa quando si chiamava Manga Studio. Le strisce io le faccio il disegno su carta usando una matita e poi le coloro in digitale appunto con Clip Studio. Poi, allora, diciamo che ci metto intorno ai 2 giorni per striscia. Magari 3 se ci sono tipo dei background molto complessi o delle situazioni di luce particolari, eccetera. Cos'è quello? Segnaliamo che sono qua i cattivoni. Adesso li andiamo a bullare un pochettino. Allora, nel mentre che magari ti spiego, finisco di spiegare le domande. Allora, essenzialmente, come ho detto, ci metto un paio di giorni per fare tutte cose e ogni tanto 3. E essenzialmente è così che per i fumetti. Devo... questo è un bel barco. Devo essere sincero che ci inizialmente ci mettevo un po' di più, ultimamente ci sto mettendo sempre meno, ma perché mi sto abituando appunto, al disegno, sto memorizzando sempre di più i carri, sto memorizzando sempre di più vari elementi di background da semplificare e ho sempre meno bisogno di reference, quindi mi sto pian piano velocizzando. Questo anche perché ultimamente vedete magari che interessante, sono sopravvissuto e manco mi ha fatto il motore, quindi mi posso anche andare a nascondere, cosa che farò immantinente. No, risparmiami, sii buono. No. Così ti impari a prendertela con i piccolini. Invece, parlando invece del perché ho voluto usare i carrettini come protagonisti. Allora, ovviamente lo sapete se avete visto l'altro video, se magari appunto non l'avete visto. Oh, buongiorno collega. Se non l'avete, se vi è sfuggito o altro, o magari appunto non avete, non masticate l'inglese, quindi non avete ben capito il perché, ve lo rispiego subito. Allora, dopo aver finito la scuola di fumetti a Milano, ho fatto un concorso per la Wargaming, in cui dovevo illustrare un tipo particolare di veicolo e come giocarlo in game. Ehm, io ho scelto i cacciacarri e il fumettino ha vinto, era molto simile a una striscia di Essere in Friends in effetti. E quando un professionista che sono andato a trovare qua a Milano dopo aver finito la scuola ha visto la tavola, mi ha fatto i complimenti, ha detto guarda, tra tutte le cose nel tuo portfolio questa è la cosa più professionale che hai fatto. E io allora ho colto, tra virgolette, il consiglio al balzo, se si può dire così, e ho deciso di utilizzare i carri armatini come protagonisti della mia web series. Questo perché volevo fare una web series su Facebook per tenermi in allenamento e volevo fare un fumetto, diciamo, appunto, internazionale su Facebook e, e quindi ho deciso di usare i carretti proprio perché erano la cosa, diciamo, che nel mio portfolio era venuta meglio.
Ho deciso di utilizzare Ezzer come protagonista proprio per il fatto che volevo che fosse un fumetto internazionale. Volevo farlo in inglese, dato che se volevo creare delle gag un po' alla Sumstruppen, che è appunto il fumetto di Bonvi che mi ha tanto ispirato per fare le mie strisce. Se volevo fare qualcosa di simile con veicoli della seconda guerra mondiale, dovevo puntare su un veicolo protagonista che fosse conosciuto o abbastanza famosetto. E quindi ho optato per l'Etzer, invece che per magari qualche carro italiano. Molti di voi mi hanno chiesto perché, Angelo, perché non hai utilizzato un Momento 7518 invece che l'Ether, o non hai usato un Semovente 7546? E la risposta è perché volevo che un po' tutti conoscessero il protagonista. Molti di voi invece mi hanno chiesto quelle che sono tra virgolette le mie preferenze. Allora, diciamo che il mio piccolo preferito tra tutti è l'Automatic, penso che questo non sia un segreto. Io cerco sempre di spargere la parola del Somme e farlo conoscere a quante più persone. Poi ci sono tanti, i veicoli che mi piacciono sono tanti. Ovviamente se io devo fare delle preferenze a livello generale si va sempre, io vado poi sempre a parare sui veicoli italiani. In questo caso un po' di bias se volete, in questo senso. Ovviamente non è che a me non piacciono perché i veicoli italiani non mi piacciono perché sono forti ma perché spesso e volentieri mi piace proprio il loro design. Mi piace un sacco il design dell'L3, mi piace un sacco l'Oto, mi piace un sacco il design dei Semoventi e anche di molti dei carri normali. Il P40 ha una bella linea, mi piace molto. Mi piacciono le cose leggere che vanno in giro a fare casino, o spesso e volentieri che magari sono molto piccolini e cucciolo. Che cosa stai facendo? Bisogno di una mano. Singolare. Posso nascondermi? Sono nascondermi. Così quando decidi di tornare indietro mi uccidi. Ecco. Ho una nuova casa. Una nuova casa. Adesso posso fare la retro e mi schiaccia. E no però. Che io e sto così non faccio una cosa sola. Cavolo, che peccato che sono quasi tutti russi. I russi non li posso penetrare. Se l'XM1 si ferma lo attacco. Però lo segnaliamo. Dove che è la chiesa? Adesso lo vanno di qua e tipo qua dietro. No, di copertura. Sederino, che qua. Olè. Scusate, sono un attimo preso da gioco. Sì. Piacerebbe provare ad andare a cercare quell'XM1 in realtà. Stanno ancora cercando. No. Non so se sta... Non so se sta fermo per tutta... No, quell'XM1 li fermo, però mi si intriga troppo, ma ho visto delle 50 cal da qua. Io non esisto, andate via.
Stanno impazzendo, non riescono a trovarlo. Eh, che bello l'L3. No. Non è molto chiara sta minimappa, non si capisce dov'è la chiesa. Ah, ma ha visto, vaffanculo. Schiacciami. Interessante. Questa cosa sta leggermente uscendo di mano. Oh, beh. No, no, ti sto sotto, ti sto sotto. Vabbè, è stato divertente. Ci saranno ulteriori crossover, ad esempio quello fatto con Stormtrooper di serie a fumetti. Comparirà mai il P43 bis in Essere Friends? Allora, ehm, potrei, sì, più che crossover sicuramente farò altre citazioni a vari fumetti italiani e non, nelle storie di Essere Friends, questo assolutamente. E per quanto riguarda il P43 bis, ho intenzione di presentarlo certo in una strip, però non posso dirvi quanto perché sarebbe una cosa un po' spoiler, voglio presentarlo in maniera un po' speciale. Purtroppo è una cosa che va molto molto sul lungo andare, quindi non aspettatevelo presto, però sicuramente voglio inserire il P43 bis in Essere and Friends, come avrete visto magari dal video, quello in inglese è il mio carro paper preferito tra tutti, quindi assolutamente sì. Poi, ehm, altra domanda, come ti è venuta l'idea di disegnare meme su dei carri armati parlanti? Questa è una domanda che si rifà, diciamo, al discorso generale che ho fatto prima e però comunque è interessante vedere, prendere comunque l'aspetto dei carri armati parlanti, perché molte persone ho visto che sia su Facebook tramite fumetti, o anche nemmeno Facebook, comunque in generale, pagine o piccole strip a fumetti dedicate magari a un tot videogioco, magari in generale sui veicoli, eccetera, ce ne sono. Ehm, Però la grandissima maggior parte è muta. Io invece ho deciso di fare un qualcosa di diverso, di farli parlare, anche se andate a vedere spesso e volentieri magari video di animazione, di cose abbastanza simili, che si trovano su YouTube, coi carri armati, noterete che sono praticamente tutti muti. Io ho deciso di farli parlati per sfruttare un po' alcuni giochi di parole, alcune gag che magari facendoli muti non si potrebbero fare. Quindi diciamo che per dare una longevità, a parer mio, maggiore di quella che potrebbe essere la serie di Seven Friends, ho deciso di utilizzare i carmati parlanti per avere la possibilità anche di appunto avere questo genere di gag. Se vedete, molti dei miei fumetti hanno le cosiddette talking heads, poi in questo caso potremmo chiamarli talking turrets, ovvero semplicemente due personaggi uno di fronte all'altro che parlano e poi c'è la gag che è praticamente una battuta su quello che può essere uno dei due modelli dei carri che sta parlando o su quello che li circonda in quel momento. In tra virgolette, se l'avessi fatto muto non avrei potuto fare qualcosa del genere.
Adesso carri armati appunto come ho spiegato prima, sapete perché ho deciso di fare sui carri armati la mia serie di strisce online. Adesso questo diciamo che è più nello specifico il perché ho deciso di farli parlanti, invece che come la maggior parte delle persone fa, muti, gag mute. Poi. Qual è il tuo carro armato preferito in assoluto e perché lo è? Allora, come vi ho detto, il mio carro preferito è l'Automatic. Anche se forse non so se dovremmo definirlo carro armato. Qui dipende un po' se si vuole dal livello della nomenclatura che gli si vuole dare. Se come carro armato intendi un qualsiasi veicolo cingolato o comunque basato su quello che è lo chassis di un carro armato come appunto l'Automatic e il Palmaria che sono basati sull'OF40, se li considereresti carri armati, altrimenti intendi proprio carro armato come ehm, proprio il concetto di OMBT oppure se andiamo un po' più indietro di carri leggeri, medi eccetera. Allora, a livello, per questo appunto, vedo di analizzare un attimo un po' più nel dettaglio questa domanda che è un po' diversa da quelle più generiche che mi sono arrivate riguardo alla preferenza, perché appunto parla non di veicolo ma di carro armato proprio in generale. Allora, partiamo dalla prima parte, cioè dalla prima opzione, ovvero come carro armato intendiamo un qualsiasi veicolo cingolato che è basato comunque su quello che è effettivamente, nomenclaturmente parlando, un carro armato. In questo caso appunto, come vi ho detto, l'Automatic, perché è semplicemente il nostro solo grande salvatore, è un veicolo concepito per fare tutto bene. Oltretutto, diciamo che il fatto che mi lega tanto al loto è il come, tra virgolette, l'ho scoperto, cioè come ho scoperto il suo potenziale, perché inizialmente cosa succede? Come penso la maggior parte di persone su internet, l'Automatic è stato, diciamo, sdoganato da Wargame Red Dragon, che è all'interno dell'esercito danese, non so perché, magari se qualcuno di voi lo sa me lo scriva nei commenti, perché hanno deciso di metterlo ai danesi. Eh, e è diventato famoso perché avere un'unità che poteva fare, era l'antitutto per eccellenza, tanto che poi poco tempo dopo l'hanno addirittura nerfato, gli hanno fatto anche dato un nerf abbastanza importante per cercare di bilanciarlo, ma è comunque rimasto un'unità molto valida. Mentre, e io l'ho conosciuto appunto tramite Wargame e ok, era molto molto forte, molto molto figo. Poi mi sono fomentato quando ho scoperto che Loto, cioè già mi piaceva comunità, ero convinto fosse una cosa danese. Pensavo fosse un veicolo danese ehm, su cui avevano piazzato proprio il cannone dell'automerala, perché vabbè, io conoscevo il famoso super rapido dell'automerala, lo conoscevo già, sapevo che era in uso in tutte le marine della NATO praticamente, e quindi non mi sarebbe sembrato strano che i danesi avessero preso un 76-62 super rapido e l'avessero piazzato sullo scafo di un Leopard 1. Poi vado a scoprire che effettivamente è un veicolo italiano, testato, che oddio, l'Automatic è il sistema d'arma, testato su, c'è un sistema d'arma italiano, quindi non danese, testato su appunto il Leopard 1, ma italiano, e sull'OF40 italiano. E quindi pian piano che ricercavo dati scoprivo cose nuove, ha un raggio d'azione assurdo, può tenere agganciati una cosa, se non ricordo, come 20 o 12 bersagli contemporaneamente, cioè sotto controllo, poi agganciati, non so. Ha un sistema automatico di riconoscimento friendly info, ha, ha il doppio stabilizzatore, perché su Wargame può sparare solo da fermo, ma invece c'ha lo stabilizzatore, quindi può sparare anche in movimento. E poi soprattutto ha un raggio di fuoco di 120 rpm quando in game ne aveva 80, quindi il raggio di fuoco superiore rispetto a quelli di Wargame. E quindi pian piano che scoprivo queste cose diventava sempre più potente ed ero sempre più al corrente di quello che era il suo vero potere, il suo vero potenziale.
Poi quando ho scoperto che la spoletta e il sistema di mira erano talmente sensibili che potevano intercettare i missili a mezz'aria, vabbè, lì praticamente ho svoltato, ho detto, cioè, che cacchio vuoi? Ho detto basta, nuova divinità, nuovo culto. Scusate, mi sono un attimo dimenticato sul Dotto. Allora, se invece vogliamo parlare di carri armati intesi proprio nel loro significato in nomenclatura, ovvero AMBT, carri medi, leggeri, eccetera. Anche questa è una domanda abbastanza difficile, ma penso che la mia scelta ricadrebbe sullo Straswagen, si dice? Comunque l'S3 TRV 103B, solo perché è un MBT senza torretta. Ha una forma molto buffa che come sapete mi piacciono i design molto peculiari, molto particolari. Poi anche il fatto che abbia le sospensioni pneumatiche è una cosa che mi ha sempre affascinato sui carri e è una cosa che mi piace. Quindi direi che per il look che ha abbastanza simile a una fetta di formaggio, una fetta di torta, un fermaporte, vedete un po' come voi com'è. Per il suo design particolare penso che sia il mio carro, vero inteso proprio come carro preferito. Dopo che avevo postato il fatto che ero stato a Novegro al Model Hobby, mi avete mandato dei messaggi richiedendomi ma sei anche alla fiera di Firenze? Sei anche alla fiera di Torino? Diciamo che cerco di fare un discorso un po' generale anche per questo, forse avrei dovuto metterla nella prima parte del video, ma tant'è. Allora, adesso al momento io ho partecipato alla fiera di Novegro perché appunto sono stato ospite del Mediolanum Club, del Mediolanum Model Club. E per invece magari quelle che sono un po' le fiere del fumetto o fiere altre fiere del genere in cui potrei essere presente. È una cosa che devo un attimo discutere con tra virgolette, i miei capi della Aoi Publishing, che è quella che ha pubblicato il mio fumetto, che dovrebbero anche intendersi di questo genere di cose per organizzare eventi e queste robe qua. Diciamo che cercherò, magari mi piacerebbe davvero tanto perché non vedo che è stata un'esperienza meravigliosa, è stato bellissimo incontrarvi, è stata anche molto bella quella live molto molto improvvisata che ho fatto su Instagram, che è venuta fuori, cioè era praticamente l'ho fatta praticamente a caso perché stavo smanettando su Instagram e ho quasi per sbaglio accidentalmente cliccato sul coso della live, dello stream e ho detto, ah, vabbè, quindi c'è uno stream. O sono qua a disegnare, tra virgolette, a far niente perché era praticamente ora di pranzo e quindi c'erano poche persone lì in giro. Ho detto, perché no? E allora mi sono messo a fare quella live che è stata davvero estremamente improvvisata. Però ho visto che molti di voi si sono divertiti. Questa è una cosa che magari quando avrò finito di registrare i video continuerò a fare magari appunto la domenica. Ho intenzione circa ogni domenica di fare uno stream su sia Facebook che Instagram per appunto in cui magari disegno, ci parliamo, parlocchiamo, interagiamo e sarebbe davvero figo. Io mi ero molto divertito lì a Novegro, sebbene era molto raffazzonata la cosa di utilizzare il cellulare in una maniera un po' roccambolesca. Mi devo un attimo organizzare per settare, magari portare magari una cam decente per Facebook e poi vabbè Instagram utilizzerò comunque il cellulare. Ehm, Però è una cosa che mi piacerebbe fare. Fatemi sapere se vi piace questa idea della live ogni domenica. Ehm, Questa era l'ultima domanda. Allora, spero che il video vi sia piaciuto e che non vi abbia annoiato con le mie chiacchiere.
un po' esagerate in alcuni momenti. Fatemi sapere ancora se vi piacerebbe, se preferireste avere i prossimi video con me che parlo inglese o con me che parlo italiano. I sottotitoli in inglese ci sarebbero comunque, quindi è una cosa che mi piacerebbe sapere un po' da tutti, per vedere come fare il terzo video. Allora, prima di chiudere ci tengo tantissimo a fare dei ringraziamenti al gruppo di Discord di War Thunder Italia, perché sono ragazzi in cui ci sono appunto ragazzi come Serpico, come Ace, Tech, eccetera. Adesso ovviamente sto parlando di nickname, che ogni tanto mi aiutano un attimo a sgamare i miei type error sulle strip, quindi spesso e volentieri se magari, cioè, voi vedete la strip finale, ma spesso e volentieri se siete sul mio Discord o adesso il mio Discord, ma prima se eravate sul Discord di War Thunder Italia, poi adesso la cosa si è spostata sul mio Discord da quando l'ho aperto. Ehm, Vedete che ogni tanto carico i whip, le anteprime, e sono pieni zeppi di errori di battitura, di inglese, ogni tanto anche di qualche, c'è qualche errore di grammatica inglese, e loro spesso, i ragazzi appunto spesso e volentieri me lo fanno notare, quindi volevo appunto ringraziare tutti quelli che adesso sono sul mio Discord, perché adesso è una cosa che succede sul mio Discord, tutti appunto i Patreon, tutti i miei amici, tutti i ragazzi insomma che hanno accesso alle preview e ai VIP, e quindi che mi aiutano a sgamare questo genere di cose. E poi in precedenza a tutti i ragazzi che mi aiutavano sul Discord di War Thunder Italia. Diciamo che ho detto tutto, ci risentiamo alla prossima allora ragazzi. Ciao!